Ciao a tutti ragazzi e benvenuti a questa nuova video lezione. Oggi andremo a vedere come si determina il pH di acidi poliprotici forti. Sappiamo che gli acidi poliprotici sono quegli acidi che in soluzione acquosa riescono a liberare più ioni H+. L'unico acido forte poliprotico presente in chimica è l'acido solforico, e anche l'acido selenico si comporta come l'acido solforico stesso. Però questo acido, l'acido solforico, è estremamente forte in prima dissociazione, infatti la sua costante acido è molto maggiore di 1, mentre in seconda dissociazione risulta essere un acido di media forza. E quindi per andare a risolvere l'esercizio dobbiamo necessariamente conoscere la concentrazione dell'acido, e cioè vi ho riportato questa tabella esplicativa, e quindi se la concentrazione dell'acido è maggiore di 0,15 molare andremo a considerare l'acido solforico come l'acido nitrico, l'acido perclorico, come se fosse un acido, in questo caso monoprotico. Se invece la concentrazione dell'acido risulta essere compreso tra 1,0 per 10 alla meno 4 e 0,15, in questo caso andiamo a ricorrere alla costante di equilibrio e quindi andare a determinare un'equazione di secondo grado, la concentrazione degli ioni H+. Se invece la concentrazione dell'acido è estremamente bassa, e cioè minore di 1,0 per 10 alla meno 4, in accordo con la legge di Ostwald possiamo definire l'acido totalmente dissociato. Bene, passiamo rapidamente agli esercizi. Il primo esercizio mi chiede di calcolare il pH di una soluzione di acido solforico 0,35 molare, e quindi in questo caso lo andrò a considerare come un acido monoprotico. Andando a scrivere la dissociazione, quindi avremo H+ più HSO4 meno, quindi all'inizio abbiamo 0,35 moli e si formeranno in questo caso 0,35 moli di ioni H+, per cui andiamo a considerare come se fosse un monoprotico e quindi non ci interessa il secondo idrogeno, pertanto il pH sarà estremamente agevole nel suo calcolo, che è uguale a meno logaritmo di 0,35, che è pari a 0,46. Quindi questo è il pH di una soluzione di acido solforico 0,35 molare. Bene, adesso andiamo a esaminare la seconda tipologia di esercizio, e cioè consideriamo una soluzione 0,050 molare, per cui in questo caso dobbiamo necessariamente considerare i due equilibri, cioè il primo e il secondo, e andare a determinare il valore della concentrazione degli ioni H+. Quindi abbiamo all'inizio 0,050 moli, e cioè molare, scusate. Quante se ne formeranno? 0,05, 0,05. In questo caso si consumeranno tutte e quindi avrò 0,05 come concentrazione molare dell'acido, e quindi cominciamo a scrivere quindi che nella prima dissociazione la concentrazione è pari a 0,05 molare. Ora dobbiamo considerare la seconda dissociazione, quindi andare a stabilire un altro equilibrio. In questo caso andremo a considerare lo ione idrogeno solfato, e quindi andremo a scrivere quindi HSO4 meno, che andrà a dissociarsi in H+, più SO4 meno. All'inizio quante moli avremo? Le moli saranno quelle che abbiamo visto precedentemente, quindi saranno 0,05 molare. Quante se ne formeranno? Bene, a questo punto
Siccome abbiamo una ulteriore dissociazione che chiaramente non è completa, dobbiamo andare a inserire che cosa? La concentrazione iniziale dell'acido, quindi 0,05 più X, una quota di questo HSO4- va a dissociarsi. In questo caso SO4- sarà pari a X. Quante se ne consumeranno? Se ne consumeranno, in questo caso andiamo a inserire X, e quindi all'equilibrio avremo 0,05 meno X, 0,05 più X e X. A questo punto andiamo a impostare l'equazione di secondo grado, che io chiaramente non vado a risolvere, altrimenti diventa estremamente lunga la lezione. Per cui la Ka con 2 sarà pari a che cosa? A 0,05 più X per X fratto 0,05 meno X. A questo punto andiamo a eguagliare l'equazione, quindi scrivendo 1,5 per 10 alla meno 2 che moltiplica 0,05 meno X è uguale a 0,05 più X per X. Ora, andando a determinare il valore di X, otterremo che la concentrazione degli ioni H+, quindi qui dobbiamo andare a calcolare il discriminante, quindi la concentrazione degli ioni H+, sarà pari, io ho già fatto il calcolo, in questo caso sarà pari a 7,47 per 10 alla meno 3. Ok, a questo punto cosa dobbiamo fare? Dobbiamo sommare questo valore, cioè quindi una quantità di ioni H+, che si sono dissociati dall'acido, alla concentrazione iniziale, per cui gli ioni H+, considerando i due equilibri, saranno pari a 0,05 più 7,47 per 10 alla meno 3, il valore che otteniamo è 5,75 per 10 alla meno 2. A questo punto possiamo andare a risolvere l'esercizio, quindi il pH sarà pari a meno logaritmo della concentrazione di 5,75 per 10 alla meno 2, che è uguale a 1,20. Quindi cerchiamo di ricapitolare rapidamente. In prima dissociazione consideriamo le moli, la concentrazione analitica dell'acido, quella che ci viene fornita. In seconda dissociazione dobbiamo quindi aggiungere alla concentrazione analitica una quota degli ioni H+, che si sono dissociati, che sono stati liberati dallo ione idrogeno solfato in questo caso. Quindi andiamo a sommare gli idrogeni che sono liberati nella prima dissociazione con quelli della seconda dissociazione, otteniamo la quantità degli H+ complessivi e abbiamo calcolato il pH che è pari a 1,20. Ora rapidamente passiamo al terzo esercizio. In questo caso andiamo a vedere come consideriamo l'equilibrio, un po' come accade molto spesso negli esercizi non universitari, ma esercizi che vengono proposti nelle scuole medie e secondarie. Io ho visto che alcuni esami anche al Policlinico vengono chieste, al Politecnico vengono chiesti anche questi esercizi un po' più complessi. Vediamo di riscrivere l'equazione. In questo caso l'acido solforico ha una concentrazione pari a 1,0 per 10 alla meno 4 e quindi, come dicevo precedentemente, può essere considerato
un acido totalmente dissociato. E allora in questo caso come andrò a scrivere l'equazione? In un modo estremamente semplice, e cioè la presento in questo modo. Quindi H2SO4, quindi si dissocia in 2 moli di ioni H più SO4 meno meno. E queste sono, diciamo, le applicazioni che molto spesso vengono date proprio negli esercizi più semplici. In questo caso quanto saranno le moli? Quindi all'inizio abbiamo 1,0 per 10 alla meno 4, quante moli di ioni H si saranno liberati, quindi saranno 2 moli per 1,0 per 10 alla meno 4. A questo punto la concentrazione degli ioni H è pari a 2,0 per 10 alla meno 4, quindi il logaritmo, quindi pH sarà pari al meno logaritmo per 10 alla meno 4 e il valore che ne scaturisce è pari a 3,70. Ok, quindi abbiamo visto le 3 tipologie di esercizi. Ripeto ancora, tutto dipende dalla traccia che vi viene fornita, nel senso che a volte non viene detto nulla e quindi noi ammettiamo che l'acido sia totalmente dissociato. Nei casi in cui invece ci viene richiesto di calcolare il secondo equilibrio, quindi di andare a utilizzare la seconda costante di dissociazione, quindi in questo caso dobbiamo andare a svolgere in maniera più coerente gli equilibri andando a eseguire un'equazione di secondo grado. Bene, io ho terminato la lezione, la prossima prevederà lo studio e quindi la determinazione del pH di acidi poliprotici deboli. A tutti voi un saluto, iscrivetevi al mio canale e alla prossima.